Resto sempre dubbioso quando leggo nella descrizione di un pedale, il più delle volte in overdrive leggero o un booster, che il costruttore consiglia di tenerlo anche sempre acceso per aggiungere un colore al proprio suono pulito. Perché mai dovrei piazzare un oggetto in più a terra invece di cercare da subito il suono giusto con solo chitarra e amplificatore? Tanto per cominciare, perché quello che senti è stato registrato tutto con un Vintech Buff Boost. Senza quel pedale avrei avuto questo suono. Finché si parla di overdrive, magari con un carattere ben riconoscibile come per esempio un Clone Centaur, si può immaginare la necessità di tenerlo sempre acceso, anche a gain basso, per trarre giovamento da quel suo taglio di equalizzazione. Però se si parla di booster trasparenti che in teoria non fanno altro che riprodurre un segnale identico solo con più volume dell'originale, l'istinto vorrebbe che, per evitare di averne uno acceso sempre, basti alzare il volume dell'amplificatore. E invece no. Usando un booster sempre acceso inizio catena si va a modificare l'equilibrio dell'intero rig, come se si avesse una chitarra più potente, capace di far distorcere di più gli overdrive che seguono in catena e di spremere di più le valvole, ottenendo da esse maggior compressione, più armoniche e anche più gain se si vuole usare il drive dell'ampli. Per darne una dimostrazione pratica, ti faccio sentire qualche nota con il booster acceso. E poi un esempio con il booster spento e col volume dell'ampli alzato per raggiungere un livello simile a quello che avevo col booster acceso. Non l'hai sentita. Stavolta fai caso alla saturazione e alla compressione maggiore che si ha col pedale acceso e anche al fatto che questo ha un timbro un pizzico più squillante, con maggiori armoniche superiori. Rapidamente, acceso. Spento e amplico il volume alzato. Potresti obiettare che il volume è un po' inferiore nel clip col pedale spento e potresti avere ragione. Però dai un'occhiata agli spettri. Il segnale picco picco è addirittura più forte in realtà, però non ha quella compressione che gli permette di uscire come accade col pedale acceso. Il Buff Boost è un pedale molto trasparente, ma puoi sentire come l'amplificatore ha cambiato il suo comportamento dinamico quando gli ho dato un segnale pompato dall'effetto. È come se avessi una chitarra con un output molto superiore che fa lavorare la valvola in modo diverso, e a me non dispiace affatto. Io sono Pietro di Accordo.it e ti aspetto nell'articolo che trovi tra le schede per qualche altra considerazione sul segnale, sui booster e sull'output delle tue chitarre, che potresti trovare interessante. Alla prossima!